L'operazione Crusader era terminata con la vittoria dei britannici, i quali avevano respinto le forze dell'Asse all'altezza di El Agheila. Tuttavia lo scenario mondiale era cambiato con l'entrata in guerra del Giappone, che il 7 dicembre attaccò la base navale americana di Pearl Harbor. L'evento richiamò nel Pacifico le divisioni australiane e neozelandesi di stanza nel Mediterraneo. Gli inglesi, inoltre, inseguendo Rommel in ritirata, avevano allungato notevolmente le proprie linee di rifornimento ed ancora in fase di riorganizzazione vedevano i propri contingenti sparpagliati nella Cirenaica, mentre le linee di rifornimento tedesche si erano assottigliate. L'Asse a gennaio 1942 poteva schierare nel fronte cirenaico circa 40.000 uomini, disponendo di 117 Panzer e 89 carri italiani. Il totale dei carri armati dell'Asse era quindi ora superiore ai 154 a disposizione dei britannici, i quali in gran parte erano in manutenzione a Msus. L'esercito britannico era ora più che mai vulnerabile e Rommel lo sapeva, grazie ancora al servizio segreto italiano. Il 21 gennaio 1942 Rommel, senza darne preavviso ai suoi superiori, cosa che gli permise di prendere di sorpresa anche i britannici, ricevuti rinforzi dall'Italia, ripartì all'attacco. Il 25 fu occupata Msus e il 29 Bengasi. Il 2 febbraio il fronte si stabilizzò ad ovest di Tobruk, sulla linea di Ain el-Ghazala. Entrambi gli eserciti si riorganizzarono per essere pronti a lanciare un nuovo attacco. Verso la fine di maggio Rommel si sentì pronto all'offensiva. Gli inglesi erano asserragliati in box difensivi lungo una linea tra Ain el-Ghazala e Bir Hakeim, protetta da campi minati. Nel pomeriggio del 26 maggio il generale di Rommel Crewell iniziò a muoversi verso il centro britannico, tra Ghazala e Sidi Mufta. Al tramonto però i Panzer deviarono verso sud e furono sostituiti nei movimenti verso il centro da camion trainanti attrezzature meccaniche, che alzando grandi nubi di polvere simularono l'avanzata dei carri tedeschi. I Panzer reali si unirono quindi al gruppo di Rommel che marciava verso Bir Hakeim. Alle 4:30 quasi 600 carri dell'Asse erano in movimento nel deserto. Alla sinistra si muoveva il 20° Corpo Italiano, al centro la 21ª e 15ª Divisione tedesca e alla destra la 90ª Leggera. La divisione Ariete aveva il compito di affrontare la brigata della Francia Libera presso Bir Hakeim. I britannici non sapevano con certezza se i movimenti a sud fossero un diversivo per coprire un attacco al centro e così alle 2:30 di notte fu ordinato alla 4ª Brigata Corazzata di muoversi verso la 7ª e 3ª Brigata Indiana. In effetti la 3ª Brigata Indiana era venuta a trovarsi nella direttrice dell'avanzata dell'Ariete, che riuscì a superare la sorpresa dell'inatteso ostacolo e a sbaragliarlo nel giro di una mezz'ora, catturando 450 prigionieri. Gli italiani proseguirono quindi verso Bir Hakeim. Intanto le divisioni corazzate tedesche impegnarono la 4ª Brigata Corazzata, respingendola fino ad El Adem. La 90ª Divisione Leggera riuscì persino a raggiungere il quartier generale della 7ª Divisione Corazzata britannica. In poche ore, quindi, un'intera divisione corazzata era stata messa fuori gioco dalla mossa di Rommel. Al generale Norrie restava la 1ª Divisione Corazzata da contrapporre alle forze corazzate dell'Asse e le fu ordinato di muovere verso sud. La 22ª Brigata Corazzata mosse prima della 2ª e subì l'attacco delle 2 divisioni corazzate tedesche dell'Africa Corps, perdendo 30 carri armati nel giro di mezz'ora e ripiegando quindi verso nord. Le truppe dell'Asse avanzarono verso nord, ma gli inglesi riuscirono ad organizzare un contrattacco con la 1ª e 2ª Brigata Corazzata. La battaglia che seguì fu caotica e portò molto scompiglio nelle file tedesche. La situazione per le forze corazzate dell'Asse divenne però delicata. La 15ª Divisione infatti era rimasta priva di carburante e munizioni e la 90ª presso El Adem si trovò a fare i conti con i resti della 4ª Brigata Corazzata e della 9ª Brigata Indiana.
L'Ariete, intanto, non riuscendo a sfondare le postazioni francesi, aveva proseguito verso nord, scontrandosi con la prima brigata corazzata britannica, mentre la divisione Trieste era irreperibile. Oltre ciò, era chiaro a Rommel che le sue divisioni erano circondate da nemici, i quali stavano radunando le riserve corazzate della 32esima e della prima brigata per sferrare un attacco. Nel campo britannico c'era quindi ottimismo. Il numero di carri britannici era ancora superiore a quello dei tedeschi e questi si trovavano ora in una sacca. Il 28 maggio Rommel ordinò alla 90esima e alla Ariete di raggiungerlo, mentre alla 21esima fu ordinato di raggiungere la costa. La divisione fu poi però richiamata indietro, mentre Crewell premeva le divisioni inglesi da ovest. A fine giornata arrivò a Rommel una buona notizia. L'irrintracciabile divisione Trieste aveva aperto un varco tra i campi minati a nord di Bir Hakeim, come pure la divisione Brescia era riuscita ad aprirsi un varco nella zona della 50esima divisione britannica. La cosa, oltre a permettere a Rommel di ricevere rinforzi, gli permetteva di ottenere anche preziosi rifornimenti. Il 29 maggio Rommel stesso andò in cerca dei veicoli coi rifornimenti e li guidò verso le postazioni delle sue divisioni corazzate, che a metà mattinata potevano dirsi operative. Gli inglesi intanto stentavano ad organizzare una offensiva efficace. La seconda brigata attorno a Knightsbridge fu respinta dalla 15esima divisione e la 22esima brigata attaccò le postazioni dell'Ariete, ma fu poi dispersa da una tempesta di sabbia. L'unica nota positiva per i britannici fu la cattura del generale Crewell. La qualcosa però non gettò nel caos il comando tedesco, poiché Kesselring in persona era presente nel quartier generale dell'armata di Crewell e semplicemente ne prese il posto. Rommel intanto muoveva le sue divisioni verso le sue linee di rifornimento. Il 30 maggio, continuando ad arretrare, Rommel si trovò di fronte il box occupato dalla 150esima brigata, che minacciava i suoi rifornimenti. Questo caposaldo doveva ovviamente essere eliminato e la 15esima divisione partì all'assalto del box, ma fu respinta. Alle 11 di mattina Rommel fu avvertito che la 90esima leggera era sotto attacco da parte della prima brigata corazzata, mentre la seconda avanzava verso Trig Capuzzo, con la 201esima brigata che si stava unendo all'attacco. In tutto ciò la 21esima era sotto bombardamento da parte dei cannoni della linea di Gazala. Le armate corazzate di Rommel erano accerchiate in quello che passerà alla storia come il Calderone. Rommel però non si perse d'animo. Gli attacchi corazzati inglesi si rivelarono tuttavia scordinati e non dettero il colpo mortale all'armata italo-tedesca, che nella notte ricevette rifornimenti per le sue divisioni corazzate. La 150esima brigata a sua volta poi aveva i propri problemi. Infatti era rimasta praticamente isolata dal resto dell'esercito britannico ed essendo rimasta a corto di munizioni non poteva impedire il rifornimento dell'armata di Rommel. Non poteva inoltre difendersi efficacemente, poiché i campi minati posti a difesa delle sue postazioni erano ad ovest del box, mentre la minaccia le arrivava da est. Il 1 giugno Rommel ordinò quindi una potente offensiva contro la postazione della 150esima, sbaragliandola e catturando 3.000 prigionieri. Il 2 giugno Rommel inviò la Trieste e la 90esima per sconfiggere le forze francesi rimaste a sud. Ricci a questo punto aveva però approntato l'operazione Aberdeen per sgominare le forze dell'asse nel Calderone. L'operazione era programmata nella notte tra il 4 e il 5 giugno. In un primo momento la 10ª brigata indiana della 5ª divisione avrebbe attaccato da est, dopo aver creato dei buchi nei campi minati tedeschi. Sarebbe stata seguita dalla 32esima brigata corazzata da nord, con l'obiettivo di occupare Sidra Ridge. La seconda fase avrebbe visto la 7ª divisione corazzata al comando di Masserly e la 9ª brigata indiana distruggere i tedeschi nel Calderone. Il 5 giugno alle 2:50 iniziò l'attacco della 10ª brigata indiana, mentre la 22esima brigata corazzata avanzava con 156 tra carri Grant, Stuart e Crusader. Rommel però aveva preventivamente arretrato la linea del fronte mandando a vuoto tutte le scariche preparatorie dell'artiglieria inglese
mentre il fuoco di sbarramento tedesco colpì con risultati devastanti le truppe britanniche avanzanti. La 22esima fu quindi messa in fuga e ripiegò su Knightsbridge, lasciando la 9ª e 10ª brigata indiana in balia dei corazzati tedeschi che le respinsero. Nel pomeriggio Rommel contrattaccò con l'Ariete, la 21esima e la 15esima, disperdendo i quartier generali della 5ª e 7ª divisione indiana. Una rapida avanzata della 15esima divisione disperse l'intera 9ª brigata e accerchiò la 10ª. L'operazione Aberdeen costò ai britannici della 22esima 60 dei loro 156 carri armati. Nel calderone era rimasta la 10ª indiana, che fu sbaragliata il 6 giugno, permettendo alle forze dell'asse di fare 4.000 prigionieri e catturare tutte le artiglierie della 5ª divisione indiana. A questo punto Rommel era incredulo del tempo concessogli dai britannici e si concentrò sulla presa di Bir Hakeim, che resistette fino all'11, quando gli inglesi organizzarono l'evacuazione della brigata francese. Ricci intanto ricevette la 11ª e 20ª brigata indiana come rinforzo dall'Egitto. Agli inglesi restavano inoltre 185 carri armati, 77 dei quali Grant, mentre la 32esima disponeva ancora di 85 Matilda. Rommel dal canto suo disponeva di soli 200 carri, di cui 85 erano gli italiani M13 e i Panzer II. A metà del pomeriggio dell'11 Rommel era in movimento. La 90esima leggera fu inviata a manovrare sull'ala destra, passando a sud di El Adem e puntando al centro di rifornimento inglese di Belamed. La 15esima e la Trieste avanzarono nell'ala sinistra dello schieramento, mentre la 21esima rimaneva a difesa delle linee di rifornimento, pronta a minacciare Knightsbridge. Nel campo britannico regnava il caos, con i comandanti delle brigate corazzate che si opponevano ai piani dei superiori. Fu così che la 4ª e 2ª brigata rimasero lungo la direttrice di avanzamento della 15esima. La battaglia infuriò, specie nel momento in cui Rommel in persona arrivò sul campo per dirigere l'offensiva. Improvvisamente sul campo di battaglia si presentò la 21esima divisione, investendo il fianco destro britannico. Solo l'intervento della 22esima brigata salvò la dissoluzione della 4ª brigata, che si ritirò verso Tobruk, avendo rimasto solo 15 carri operativi. Complessivamente, tra l'11 e il 12 giugno, i britannici persero 250 carri armati e le forze dell'asse si ritrovarono con la superiorità di mezzi corazzati rispetto agli avversari. Rommel ora minacciava di accerchiare l'intero 13° corpo inglese e il generale Ricci doveva decidere se ritirarsi o combattere. Egli si decise per quest'ultima opzione, rinforzando il 13° corpo con la 1ª divisione corazzata. Rommel attaccò con la 21esima e la 15esima Knightsbridge, trovando una forte resistenza da parte della 201esima Brigata Guardie. Tuttavia, a fine giornata, gli inglesi erano quasi circondati e il generale Gott ordinò alla brigata di ripiegare nottetempo verso Tobruk. A questo punto anche Auchinleck realizzò la sconfitta dei suoi reparti corazzati e la vulnerabilità del suo schieramento, ma desiderava mantenere Tobruk. Tuttavia Ricci ordinò alla 1ª divisione di ritirarsi lungo la via Balbia e alla 50esima di attaccare il 10° corpo italiano e aprirsi una via di fuga a sud di Bir Hakeim verso l'Egitto. Il 15 giugno alla 21esima divisione fu ordinato di avanzare fino a Belamed e dalla 90esima fino a El Adem, scontrandosi con la 29esima brigata indiana, che anche visti i progressi della 21esima ad est fu fatta ritirare. Quando la 21esima fu raggiunta dalla 15esima, l'Africa Corps si diresse verso Gambut, alle porte di Tobruk, scontrandosi con la 4ª brigata corazzata e facendone ritirare i sopravvissuti verso l'Egitto il 17 giugno. Tobruk era di nuovo sotto assedio. Kesselring acconsentì a dare a Rommel il supporto aereo necessario per bombardare Tobruk. Rommel infatti desiderava conquistare la piazzaforte velocemente, per non perdere contatto coi resti dell'8ª armata in fuga. Il 20 giugno i corpi italiani si riunirono all'assedio. Tobruk cadde il 22 giugno, consegnando all'asse 33.000 prigionieri e 2.000 automezzi, oltre che grandi quantità di munizioni e vettovagliamenti. In totale l'8ª armata perse 50.000 uomini, di cui 35.000 prigionieri, mentre le forze dell'asse persero circa 7.000 uomini.
Il 1 luglio, proseguendo l'inseguimento dei britannici, Rommel arrivò ad El Alamein, dove il fronte si sarebbe stabilizzato fino alla prossima offensiva.